Oggi parleremo di una meravigliosa isola che ha un posto speciale nel nostro cuore. Dopo averla visitata la prima volta, l'anno successivo ci siamo subito ritornati perché ci aveva conquistato. È un'isola dove la natura regna sovrana, dove le spiagge sono bellissime, non affollate, con imponenti scogliere e se volete fare surf è il posto giusto per voi. Con meravigliose cascate immerse nella natura, le bellissime e verdi risaie, la semplicità della gente, diciamo che qua la natura si mescola alla spiritualità, alla cultura locale. Un luogo ricchissimo di templi, fatto di grande introspezione e anche un luogo di meditazione. E poi vogliamo parlare dei tramonti, i tramonti più belli che abbiamo mai visto, li abbiamo visti proprio qua, in questo meraviglioso posto. A questo punto probabilmente avrete capito di cosa stiamo parlando, infatti stiamo parlando di Bali. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Oggi appunto vi parleremo di Bali, di una delle tante isole indonesiane e intervisteremo Irina che ci vive da ben 10 anni, una grande esperta e una grande globetrotter, infatti poi lo scoprirete dall'intervista. Quindi per voi che siete interessati a sapere come si vive a Bali perché magari vi volete trasferire oppure siete solo curiosi, rimanete connessi con questa intervista, guardatevela tutta, io vi auguro una buona visione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao Irina, come Ciao. stai? Ciao, bene, benissimo direi. Volevo salutare tutti e ringraziare Riccardo e Valentina per avermi scovata nel web e ringrazio anche voi che mi ascoltate, spero di esservi utile in qualche modo e mi raccomando arrivate fino in fondo e mettete un like ai ragazzi che così come premio verrete catapultati in tempo reale qui a Bali. Provare per credere. Grande. Vediamo. Sì, è proprio così, è vero. E com'è lì a Bali? Tutto bene? Tutto bene, oggi è un po' nuvolo, però in questa stagione non piove, è molto bello, è anche Mm. fresco, cioè raggiungiamo i 30 gradi ma con un po' di venticello, quindi si sta bene. Dove Io vivi vivo te a a Ubud, Bali? A Ubud. a Ubud, quindi sono in mezzo alle risaie, sono anche nel cuore dell'isola, quindi non c'è il mare, per me Bali è Ubud, nel senso che cerimonie, tradizioni a livello di artigianato e arte si trovano qua. Intanto ti volevo dare la benvenuta su Italian Globetrotter, è un piacere averti ospiti qui con noi. Vi ringrazio, sono contenta di esserci. Grande. Ora insomma ci spiegherai un po' tutto che siamo curiosi di Bali perché anche noi ci siamo stati diverse volte e, insomma non c'è niente da dire su Bali, è un posto magico. Siamo rimasti affascinati da Bali, però sai poi quando uno poi deve trasferirsi deve valutare tante cose, quindi oggi si parlerà un po' di Assolutamente. tutto a 360 gradi. Certo. Ti volevo chiedere appunto, prima di entrare insomma più nel dettaglio e farti tutte le domande che ti si deve fare, di parlarci un po' un attimino di te per capire da dove vieni, ecco, e come mai poi sei arrivata lì a Bali. Allora, cominciamo. È un po' lunga la mia storia, ma cerco di riassumerla brevemente. Vai. Allora, sono Irina, ho un cognome di quelli che a scuola storpiano sempre, che suona Pampararo. Posso descrivermi come una persona allegra, mi piace stare in compagnia di persone allegre, ironiche, che non si prendono troppo sul serio. E ho un animo vagabondo, un globetrotter come voi, che mi porta lontano. Mi sono trasferita molte volte, mi sono spostata per brevi e lunghi periodi. Qui a Bali ho la mia dose di avventura giornaliera, che comincia dal mattino, quando salgo sul motorino e vado al lavoro. La strada è la grande avventura, tu lo sai forse Riccardo, quindi è da una parte uno spettacolo anche da godersi, altro che andare a Miami Beach o a Los Angeles, qui si vede di tutto. Tu pensa che l'altro giorno che pioveva c'era uno con l'ombrello, guidava con una mano e l'ombrello, tranquillo. Oggi venendo qua c'era uno con una scala lunghissima di alluminio, penso, quindi pesante, una mano e una scala. Ho detto vediamo quanto resiste, è resistito a lungo, quindi galli, maiali, serpenti travestiti da bastoni, abbiamo i cani randagi che ti corrono dietro e ti mordicchiano, insomma bisogna stare molto molto attenti per strada. Sono una globetrotter proprio nel DNA, la mia storia familiare ha creato le basi per diventare quello che sono oggi. Fai conto che i miei genitori sono italiani entrambi, ma sono gli unici della loro famiglia ad esserlo. Io ho una zia canadese, una tedesca, uno zio bielorusso e tutti i cugini sono all'estero sparsi per il mondo, noi siamo il nucleo italiano della famiglia. Allora io sono nata in Africa, ad Asmara, che è una città
guerra storicamente contesa tra due stati confinanti, l'Eritrea e l'Etiopia, che si sono fatti la guerra per tanti anni, per decenni. Per via di questa guerra tra i due stati sono dovuta scappare, ancora bambina. Ho raggiunto prima Addis Abeba, la capitale dell'Etiopia, poi Roma e poi Torino. Erano gli anni 70. Torino non era quella Torino di adesso, molto vivace anche intellettualmente, era la Fiat, era la nebbia, era il freddo, quindi io ero un po' traumatizzata alla fine, nel senso che tutti alla domanda semplice come va ti rispondevano ma sì, potrebbe andare meglio, e quindi io che arrivavo da dove arrivavo con i bambini magari con le mosche al naso, la pancia gonfia e questi sorrisi bellissimi, dicevo ma non è possibile, ero un po' sconcertata. Quindi cosa ho fatto? Ho passato dei bellissimi anni, però a 18 anni ho schiodato e sono partita per la Francia, dove ho fatto l'università. Era un'università francese, quindi mi sono fatta un po' il mazzo per imparare bene il francese. E dopodiché, dopo che mi sono laureata, sono andata a lavorare a Londra, poi sono stata in Germania a Monaco di Baviera, in Grecia, perché lavoravo per un tour operator a un certo punto, fino ad approdare qua nel sud-est asiatico per tantissimi anni, sempre per via del lavoro. Comunque, se volete approfondire, ho scritto un libro su questo, che racconta un po' la mia vita. Si chiama Respiro Nomade e racconta di viaggi, sì, ma soprattutto di trasferimenti, di come ci si può confrontare con noi stessi per spostarsi. Nel senso che io non pensavo di avere una vita interessante e non penso di averla. Sono una persona totalmente comune, però forse la mia storia non è così comune. Quindi a un certo punto ho pensato che valesse la pena di raccontarla, che magari può essere di ispirazione per qualcun altro, che non trova il coraggio di trasferirsi, che è troppo legato alle proprie radici, che pensa che sia una questione economica. Non è una questione economica. Io ho sempre lavorato come dipendente, quindi non è una questione economica solo. Sono stata poi nel sud-est asiatico per lavoro tanti anni, lavoravo per un'azienda di Torino che fa calzatura leggera e mi occupavo dell'extra Cina, perché all'epoca l'Asia era divisa in Cina e tutto il resto del mondo. Quindi io seguivo l'Indonesia, Thailandia, Taiwan, Corea, Vietnam e quindi sviluppavo le collezioni, discutevo prezzi, trovavo le fabbriche, piazzavo gli ordini. Ed è lì che sono arrivata a Bali, nel senso che da Giacarta, lavoravo a Giacarta, venivo a Bali nel weekend e me ne innamoravo ogni volta. E quindi ho cominciato a puntarla e ho messo 2 bei post-it nella scatola dei sogni, perché ho tante scatolette dei sogni, e con scritto B&B, no? Bali e Barcellona, perché Barcellona era l'altro mio progetto, il mio sogno. Sono andata prima a Barcellona, dove ho vissuto un anno e qualcosa, però prima di arrivare a Barcellona ho incontrato il mio attuale marito, Beppe, però ho detto parto lo stesso, se sono rose fioriranno. Poi le rose sono fiorite e quindi sono tornata a Torino, ci siamo sposati, è nato il nostro figlio, però prima che nascesse, quando ero in gravidanza, al 5° mese di gravidanza, ho preso Beppe con la manina e ho detto non è che andiamo a Bali? E lui è venuto e gli è piaciuto molto, quindi bingo. Di lì in poi abbiamo cominciato a studiare un progetto, magari una gelateria, eccetera eccetera. Siamo partiti come partono in tanti, chiaramente bisogna fare tante valutazioni, quindi il momento giusto è arrivato solo 8 anni dopo, quando il nostro figlio aveva 8 anni, e quindi poi siamo poi arrivati qua e siamo approdati nel 2014, 10 anni fa. Cavolo, una bella storia, proprio da Globetrotter, da vera Globetrotter. Sì, sono stanziale adesso, le grosse vacanze le passo chiaramente in Italia a vedere la famiglia, gli amici, quindi. E te che lavoro fai oggi lì a Bali? Allora, lavoro come marketing manager in un'azienda, in uno studio design ceramico, e creiamo e produciamo oggetti di lusso, oggetti funzionali ma anche oggetti d'arte per gli hotel di lusso sparsi per tutto il mondo. Poi abbiamo anche una nostra collezione con il marchio Gaia, l'azienda si chiama Gaia Ceramic. Ci sono 100 artigiani balinesi bravissimi che fanno tutto a mano, senza stampi, quindi dipinto a mano, creato a mano con il tornio. Sono ancora quelle lavorazioni che non esistono più. Erano in 4 quando hanno iniziato, adesso siamo 120 circa. Cavolo. Quindi insomma non è andata male allora. No, non è andata male. Allora ora, visto che appunto abbiamo parlato di questa cosa, volevo entrare un po' più nello specifico sul discorso appunto lavorativo, però prima di chiederti com'è lì il lavoro, se si trova lavoro per aprire un'attività eccetera, ti volevo chiedere, come te hai accennato, se lì comunque ci vuole un visto per lavorare e vivere lì. No, la situazione lavorativa allora per i balinesi è ottima, nel senso che c'è tantissime possibilità, qua si vive di turismo, quindi non hanno che l'imbarazzo della scelta, mentre per noi è più complessa. Non è impossibile, non voglio scoraggiare nessuno, però diciamo che non è facile. Allora, noi possiamo fare soltanto dei ruoli manageriali come altri paesi del sud-est asiatico e non ci sono concessi dei ruoli che i balinesi possono
possono fare. Noi dobbiamo insegnare ai balinesi, anzi dopo tot anni dimostrare che abbiamo ancora qualcosa da insegnare, dopo 6 anni, 5 permessi, perché se no in teoria te ne dovresti andare. Se invece hai ancora qualcosa da insegnare puoi rimanere. Quindi è un concetto proprio che tutela il lavoro autoctono. Devi avere anche 5 anni di esperienza nel tuo settore, nel settore per cui vieni assunto, dimostrare di avere dei diplomi e delle competenze in quel settore. A volte sull'esperienza scendono a 3 e a volte magari la puoi trattare. Poi bisogna sapere le lingue straniere, chiaramente, l'inglese d'obbligo, anche l'indonesiano secondo me, nel senso che poi tu ti trovi ad interfacciarti magari negli uffici con gente che parla l'inglese, ma in produzione o i fornitori o quant'altro, o anche i clienti. Noi per esempio adesso abbiamo tantissimi clienti di Giacarta, giavanesi, è un paese in forte crescita economica l'Indonesia, con un PIL incredibile, quindi loro hanno molti più soldi di noi europei. Noi siamo in crisi, loro assolutamente no. Quindi arrivano e alcuni di loro parlano perfettamente inglese perché hanno fatto le scuole internazionali, molti altri solo l'indonesiano, quindi comunque bisogna saperlo. Non dico benissimo, no, ma bisogna cavarsela. Diciamo che i ruoli che vengono ricercati sono hospitality, quindi hotel, ristoranti, quindi nell'hotel hai general manager, food and beverage manager, guest relation manager, dei contatti con i clienti, nei ristoranti chef e aiuto chef. Abbiamo tanti creativi qui a Bali, ci sono tanti studi di design, quindi chi sa disegnare ben venga, interior designer, architetti, ci sono moltissimi studi. E poi chiaramente ci sono le aziende produttive che hanno bisogno di project manager oppure marketing manager. Il marketing è una cosa che in teoria non è una casella per gli indonesiani. Questo visto marketing è facilmente ottenibile, nel senso che loro considerano che non siano ancora pronti e quindi magari fai anche vendite, però loro ti danno quel visto lì, oppure se fai vendite devi essere a livello manageriale. Ecco, i commessi non vengono assunti qua, come il barista non viene assunto. Quindi è un po' difficile sui ragazzi giovani, perché i ragazzi giovani devono farsi un'esperienza. Non è Bali, piuttosto vai in altri posti, ma non è qua. Poi c'è il settore dell'educazione, quindi l'insegnamento. Sulle scuole internazionali in teoria vogliono i madrelingua, quindi per insegnare l'inglese o altre materie, francese, inglese, spagnolo, altre lingue, allora sì, magari hai delle competenze, puoi chiedere a delle scuole. Tra l'altro nel mio blog, che poi vi darò, magari ho un articolo sulle scuole internazionali, quindi sia per chi ha figli, ma per chi cerca lavoro magari li può contattare e chiedere se hanno delle possibilità. Quindi bisogna sempre cercare nel web un po'. Comunque ci vuole un visto, quindi trovare lavoro come dipendente non è assolutamente facile, perché l'azienda ti deve pagare questo KITAS, che è comunemente chiamato KITAS, che vale un anno e costa circa $1.200. Poi ci sono anche delle pratiche burocratiche che deve fare per arrivare a questo KITAS. È rinnovabile ogni anno, a volte c'è qualcuno che te lo fa per 2, quindi deve credere in te. Chiaro che se non ti conosce non è facile. Giacarta per esempio assume molto di più e anche stipendi più alti, però Giacarta è Giacarta. Io ci ho lavorato, quindi posso dire preferisco scendere di stipendio e vivere qui, cioè la qualità di vita non c'è bisogno di tantissimo per essere felici qui, fondamentalmente. La vita semplice è a portata di mano per tutti, basta la motocicletta, fai un giro in moto, vai al mare. Io sono a Ubud, non c'è il mare, ma mezz'ora sono a Sanur, c'è il mare. Noi facciamo immersioni subacquee, quindi ci piace tanto andare sotto e a 2 ore di moto parti il venerdì, torni la domenica e ti sei fatto le tue immersioni tranquillo, vai ad Ahmed, vai a Menjangan. Sì, lì veramente è uno spettacolo. Ma per chi è straniero è come in altri paesi che gli stipendi sono rapportati un po' all'Europa e quindi guadagni più di un balinese oppure no? Sì, allora i locali hanno un salario minimo che varia ogni anno e anche a secondo del distretto. Diciamo che quest'anno è tra i 160 e i 200 euro il salario dei balinesi. Quindi anche per esempio una collaboratrice domestica prende sui 200 euro, però 8 ore al giorno, 6 giorni alla settimana. Se tu hai bisogno di una collaboratrice per 3-4 ore la paghi 100 euro al mese e hai la casa sempre a posto. Quindi questo è loro, però la loro vita costa relativamente poco, perché loro comunque vivono al tempio, cioè la loro vita è di cerimonie di tempio, mangiano il nasi goreng, il nasi bungkus, che è il cartoccio loro, costa sulle 15-20 mila rupie, costa $1, diciamo. Quindi riescono, anche se adesso i costi aumentano anche per loro, l'elettricità, la benzina piano piano aumenta, siamo sempre sui 60 centesimi sulla benzina. Diciamo che invece gli impiegati, sempre balinesi, io parlo per esperienza, hanno degli stipendi che vanno dai 250 ai 300 euro per ruoli medi, mentre se vai su ruoli manageriali, perché anche loro li hanno, vai anche sui 1.000 euro, 1.200 euro. Arrivano ai 20 milioni di rupie qui a Bali. Nell'hospitality pagano ancora di più, negli hotel pagano ancora di più. Invece noi, expat, diciamo che un expat viaggia dai 1.800
2.100 € ai 2.500, con esperienza, parliamo con Certo, esperienza. certo. Poi di nuovo nell'hospitality magari un po' di più, ci arrivi Mhm. anche a 3, un cuoco, uno chef di livello, secondo me prende molto di più. Adesso questo Mhm. non lo so per certo, lo so che guadagnano bene, infatti dopo tot anni che fanno lo chef per un ristorante poi si mettono il loro ristorante in proprio, cosa che noi magari facciamo fatica in Italia a fare. Infatti. Comunque il datore di lavoro ti deve dare, a parte questo permesso, il KITAS deve pagarti anche un'assicurazione che si chiama locale, che si chiama BPJS, e di solito metà ne paghi tu e metà la paga lei, oppure ti puoi accordare che la paghi tutta l'azienda. E poi alcuni pagano il ricongiungimento familiare per i tuoi familiari, quindi il KITAS Ah, per il figlio fino ai 18 anni. Dal momento che tuo figlio compie 18 anni e finisce la scuola, è residente qua, perché siamo residenti a Bali, ma lui deve uscire con il turistico, paradossalmente, diventa un turista, ah, perché non è più, è un adulto, e lo so, però è un adulto ma magari non lavora ancora, e eh, quindi è un po' schifo. Entra, esce, adesso va a Singapore fra poco di nuovo, si fa il visa run, no? Entra, ah. esce, ritorna. Questa è una situazione un po' paradossale. Sì, questa Ma sì. non c'è soluzione, ci sono dei visti più lunghi che adesso faremo, magari di un anno, che sono per visite familiari, però diciamo che aziende ce n'è che cercano personale, bisogna Bisogna venire e venire, vedere. farsi un sabbatico, si può trovare anche sul web, ma io consiglio di farsi un sabbatico, cioè quindi guadagnare, non andare tanto in giro, non fare tanti estetisti, palestre, balle varie, non comprarsi vestiti, risparmiare, e poi quando hai un gruzzoletto che ti consente di stare un annetto, diciamo, vieni e vedi, perché poi Eh. magari non ti piace, cioè non è che è una vita per tutti, No, no, è vero, è quindi vero. Anch'io ti confermo che per noi la prima volta che siamo venuti era il paradiso, no? Cioè si sarebbe venuti lì a sta subito. Però già eh, l'anno dopo siamo tornati e abbiamo visto delle cose che l'anno prima non avevamo visto, che magari ci hanno un po' fatto riflettere di più. Lì bisogna starci, non c'è verso. Ma se per dire bisogna uno si stare. volesse aprire un'attività invece? Sì, l'attività la puoi aprire in due modi. Mm. Allora, con una PT locale, che diciamo non hai bisogno di un grosso capitale, vai sui 3.000 € come capitale minimo, No. però devi avere un socio locale al 51%, Ecco. quindi ti devi fidare. E quindi può essere un nominee, quindi il nominee può essere dell'agenzia che ti fa le pratiche, può essere un notaio, poi fai diciamo, dei contratti interni, però comunque ti devi fidare, Eh, perché poi alla fine il coltello della parte del manico ce l'hanno loro. E ci sono storie brutte, ci sono ecco. storie che sono andate molto bene, ma ci sono storie che non sono andate bene. Tanti anche con le mogli, allora è più facile se hai una moglie o un marito indonesiano di cui ti devi fidare, e diciamo che l'amour potrebbe essere la molla più facile per poter aprire un'attività. Invece c'è l'altra strada che è la PMA, si chiama PT PMA, quindi è una società a responsabilità limitata con capitale straniero e con proprietà straniera. Quindi qui è tua, diciamo, è tua dello straniero, però devi mettere un capitale di 10 miliardi di rupie, che sono 300.000 € se non erro, aspetta che me lo sono segnato, che non voglio dire, no, 600.000 €, scusate, Boia. 600.000 €, non Eh, sono pochi. Tu no. non è che li devi mettere in banca, però li devi dimostrare. Valgono anche gli assets, quindi le case, i terreni, eccetera, però devi averli, cioè non è che Mhm. devi averli fittizi. Ecco, qui ci sono tanti modi e tanti escamotage che la gente ti può suggerire, ma io consiglio di non utilizzarli assolutamente, perché poi ti fai male. Ci sono controlli, ci sono anche da noi, vengono in azienda ogni tot, controllano, mi fanno una bella foto che sono alla scrivania, controllano tutto. Può darsi che non controllino, ma se ti controllano, ti prendono, ti mettono sul primo aereo con una bella blacklist, poi se ti va bene paghi dei soldoni, o tu o l'azienda, se ti va male fai dell'altro, cioè vieni messo nel centro di detenzione, eccetera. Poi ci sono tanti che comunque, soprattutto ultimamente, ci sono ondate di gente, magari con soldoni, che cercano insomma di sfangarsela e di entrare in modi, diciamo, non proprio leciti, finché va bene, poi a un Eh, certo punto non va bene più. È così. Ha proprio rischio e pericolo, come la patente. Tanti dicono: ah, ma non te la chiedono la patente internazionale quando prendi una motoretta, uno scooter. È vero, non te la eh, chiedono, però se fai un incidente l'assicurazione non ti paga, e poi sono cavoli. Bisogna fare le cose per bene, costa non so certo, 70 certo. euro, dura 3 anni, perché siamo nella convenzione di Vienna, mi sembra, che dura 3 anni. Facciamo la patente internazionale, mettiamo il casco sempre e Sempre. andiamo tranquilli. Specchietti, 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 e soprattutto c'è una regola sulla strada: piano. Non superare i 40 all'ora ti salva la vita, perché la freccia non vale niente, e questo lo dico per i turisti: la freccia non vale niente. Può esserci la freccia a destra e loro girano a sinistra, può essere a destra e girano a destra, può essere a destra e non girano per 3, 4, 5 chilometri, e
quindi tu non riesci a superare perché pensi che giri. Quindi la freccia non ha un valore assoluto. Chi parte per primo e arriva per primo, anche gli incroci, passa, no, a destra, a sinistra, passa. Se tu vai piano sei salvo. E ti volevo chiedere anche che ora va di moda, perché ora comunque tanti fanno lavori da computer, da remoto, no? Sono nomadi digitali. Per dire, se uno viene lì e ha un reddito dimostrabile da un'attività comunque che si porta dietro, o dall'Italia, uno youtuber, lì lo può fare? I nomadi digitali stanno parlando da un sacco di tempo di un visto specifico per loro, che non è ancora arrivato, però adesso mi sembra che sia la E33G, che lo utilizzano molto i nomadi, e il D12 anche. Per esempio per i videomaker c'è un visto apposito, cambiano le sigle ogni anno, quindi io consiglio, poi do un sito, anzi ve lo posso dare già adesso, che si chiama www.molina.immigrasi.go.id, e questo è proprio il sito ufficiale dell'Indonesia su tutti i visti, e quindi spiega tutto benissimo, è tutto molto ben spiegato e conviene andare lì. C'è un sito Facebook importante che si chiama Law and Regulation, ci sono domande che parlano di lavoro, di visti, di quando ci sono delle problematiche, come risolverle, un sito molto utile. Ci sono all'interno del sito delle persone magari non dichiarate dell'immigrazione, quindi da una parte è importante perché ti danno delle notizie fresche e accurate, valide, d'altra parte non buttiamoci in tanti, diciamo, giudizi sul paese, sul fatto se è una legge interessante, poco interessante o quant'altro, perché conviene che sia così. Sì, comunque per queste cose qui anche noi suggeriamo sempre di andare su canali ufficiali, per Bravo, visti, bravo. cose, andate su canali ufficiali perché noi se ne parla chiaramente, però è sempre bene avere, Sì, no, la cosa infatti. ufficiale, uno si va a vedere tutto. E invece le tasse, cioè per dire uno che ha il socio al 51% già potrebbe essere una tassa quella, però poi c'è anche una Sì, tassazione lì. c'è una tassazione che va per aliquote, diciamo, per reddito, no? E sono tante fasce, vanno dal 5 al 35 al massimo. Diciamo che la fascia grossa, che va dai 30.000 euro ai 300.000, quindi la più larga, è al 30%. Sotto i 30.000 euro, quindi dai 14.000 ai 30.000, vai al 25%. Invece, se sei straniero non residente, hai una flat tax al 20%. Se hai delle attività ma non sei residente, perché magari appunto hai socio locale, eccetera, l'IVA è all'11%. La metà precisa di quali in circa? È Sull'IVA, così, sulle no? tasse? Infatti, è per quello che si sta anche bene qua. Il costo della vita è vero che ha aumentato notevolmente negli ultimi anni, soprattutto poi le case, però la vita in sé, se si vuole vivere semplicemente, non è cara, e soprattutto le spese quelle classiche, elettricità, l'energia, la wifi, il gas, l'acqua, la tassa rifiuti, quei 100 euro te la cavi al mese. Sì? Tutto compreso? Ma sì, direi di sì. Dipende poi dal tuo consumo, certo se hai la piscina costa di più, ci sono un po' di variabili, se hai una stanza invece che due costa di meno, però non è un costo grosso. Anche l'acqua costa poco lì? Sì, Sì? assolutamente sì. Buono, dai. E invece come affitti, per dire se uno si piglia una casina in Eh, affitto o un appartamento, allora, c'è la differenza? l'affitto adesso siamo in una bolla immobiliare tremenda, nonostante che sbanchino, che quindi costruiscano, continuano a fare, diciamo, ad aumentare esponenzialmente i costi, non si capisce perché, fino a che poi magari la bolla crolla. Diciamo che una casa con una camera da letto, un bel patio sempre all'aperto come abbiamo qua, un giardinetto, può costare su 400 euro al mese, mettiamo così, 300 anche in zone un po' più lontane. Una casa con 2 stanze parte dai 600 euro al mese, diciamo, sì. Poi chiaramente varia dalla posizione. In risaia costa meno che al mare, in centro costa meno che in risaia. Noi expat tendiamo a stare, adesso io mi sono allontanata perché appunto era diventato un caos dopo tanti anni, da un annetto mi sono spostata e sono andata in un villaggio dove al momento nel mio villaggetto siamo soltanto noi come expat, ma arriveranno presto, e sono ancora in una situazione, in un paradiso, cioè io arrivo dall'ufficio e parto al mattino presto perché comincio a lavorare alle 8, ma verso le 5 sono già a casa e è il momento in cui volano gli aironi, quindi io mi siedo lì, vado sulle risaie, mi metto con la mia birretta o comunque il succo e gli aironi, è un tripudio, è bellissimo, è bellissimo. La tua bintang, La mia bintang, che io sono sempre contenta, e così ammortizzo la giornata e quindi dopo un po' mi fermo, guardo in alto e dico
Meno male che sono qui. Cioè, no? E mi rendo conto di quanto sono fortunata in realtà, Sì. in quel momento lì in particolare. Sì. Quindi le case costano, a Sanur anche sono salite, ci sono delle destinazioni, Canggu, Watu e Seminyak, che sono decisamente care. Canggu adesso un tempo erano solo risaie, non c'era nulla, adesso è tutto Di moda. villazze, poi c'è di moda, c'è la movida lì, c'è il surf, la movida, quindi i Sono giovani tutte di vanno. mare, queste città che hai detto sono tutte di mare. Tutte di mare, il mare sì, vale di più, ma anche da noi, no? Certo. Non sanno che Bali è qui, loro non lo Appunto, sanno. il cuore di Bali è Ubud, Sì. è tutta un'altra Esatto. cosa, è vero. Quindi cerimonie non sono per i turisti, vorrei sottolinearlo, perché tanti vengono ad agosto dove ci sono veramente tante cerimonie, le cremazioni, perché sono le date giuste. Quindi non è che lo fanno in funzione nostra, lo fanno perché sono le date giuste. Loro proprio vivono di questo e anche le aziende si devono uniformare a questa cosa, cioè se c'è una cerimonia magari non vengono a lavorare oppure si ferma tutto per un matrimonio, cioè noi magari chiudiamo alle 3 se c'è il matrimonio di un collega e tutti al matrimonio, cosa impensabile da noi, però o segui un po' il flusso di questo stile di vita e della loro religione e tradizione o sei fuori, o non ce la fai nel senso da sopravvivere, perché devi, io non ti dico capirli perché è difficile, il gap culturale è molto alto. È importante quando si cambia paese in generale, ma soprattutto qui che la cultura è totalmente diversa e addirittura diversa dai giavanesi. I balinesi hanno una cultura molto molto forte, legata tantissimo alle tradizioni a cui non intendono rinunciare, quindi c'è anche una lotta con il governo indonesiano per questa ragione. Non prescindono, quindi anche quando per esempio tu sei in moto e c'è una cerimonia, perché le cerimonie sono all'ordine del giorno e quindi magari bloccano la strada, vanno nella strada principale e tu sei lì, all'inizio sai, dici che bello e fai 2 foto, poi magari questa cosa è un appuntamento di lavoro e questa cosa ti potrebbe alterare. Bene, non alterarti mai. Io ho visto scene che non vorrei ripetere, cioè loro sono tollerantissimi, è un popolo splendido l'indonesiano, il balinese, ridanciano, tollerante, chiacchierone, quindi è per quello che io mi trovo bene, non so se l'avete notato, e quindi si ride come battute, comunque no? L'interazione è forte con loro, soprattutto se parli la lingua, sono disposti a venirti incontro. Poi l'approfondimento della relazione è un altro paio di maniche, ma sulle cerimonie non si transige. Se tu suoni il clacson perché vuoi andare più veloce, perché ti sei scocciato che lì c'è una cerimonia, diventano delle belve, ve lo dico, cioè succede qualcosa di brutto, ti accerchiano, urlano, ti fanno molta pressione fisica anche, quindi insomma pelan pelan, come dicono qua, piano Tranquillo. piano, tranquilli, sempre tranquilli che siamo tutti felici. Se invece la casa uno se la vuole comprare, che te sono un po' saliti i prezzi, che prezzi hanno all'incirca per capire un po'? Non sarà uguale in tutti i posti, insomma, però. Allora, hai due modi innanzitutto, un leasehold che è diciamo un affitto lungo, che è quello che io consiglio, nel senso che cioè, è molto più semplice, quindi non hai bisogno di avere un nominee, quindi è tua per 20 anni, durano da 20, rinnovabili con altri 10, quindi 20, 25, 30 anni, normalmente sono questi i periodi, puoi anche trovarlo a 5 magari, comunque con quello blocchi un prezzo, quindi devi pagare tutto sull'unghia, hai un ottimo prezzo di solito e hai una bellissima casa magari per 20 anni, poi Gli paghi in chissà dove anticipo sarò, 20 anni però d'affitto? in anticipo 20 anni d'affitto. Boia. Quindi questa cosa qua, il leasehold, diciamo con questo, sì, questi qua, anche quando vieni qua un anno subito, non esiste che il mensile, io ti pago ogni mese, qualcuno accetta, ma soprattutto adesso non accetta nessuno. Tu sei un anno e un anno paghi. Fidarsi noi, ma fidarsi anche loro. E quindi praticamente, aspetta, fammi vedere, costo medio sì, per i 20 anni va da 50.000 euro, diciamo, per una stanza da letto a 100.000 euro per due. Con 100.000 euro ti trovi una bella casina, ma magari un bellissimo patio, una bella vista, anche una piscinetta, quindi con quella cifra stai bene. E poi se vai anche in zone più fuori trovi anche a meno, volendo, io non ti dico, però questa è più o meno la cosa. Se invece vuoi fare la freehold è la proprietà libera, per sempre, è quella che abbiamo a casa noi, Compri. per sempre, ma ci vuole il nominee, il socio indonesiano, e di nuovo ti devi fidare. Sì, Anche sulla casa? Sì, nessuno può possedere una casa, lo straniero non può possedere una casa qua. Cavolo, non Lo può sapevo questo. possedere, sì, si tutelano, nel senso che l'isola è loro, poi però adesso stanno arrivando magari i giavanesi, cioè stanno comprando tutto loro, soprattutto in tempi di Covid sono arrivati i giavanesi, tutte le attività che chiudevano, è stato bruttissimo, perché con pochissimo tiravano fuori le persone dei luoghi, quindi magari non siamo noi a colonizzare, ben venga, ma magari i giavanesi, e sono due culture molto diverse, innanzitutto la religione, ma non è solo quello, è proprio il tipo di cultura e l'approccio alla vita che è molto diverso
tra i due. Pensa che è enorme, no? L'Indonesia sono 18.000 isole, 240 milioni di abitanti, quindi religioni diversissime. Riuscire a unire tutto questo non è facile, quindi praticamente la tolleranza fa in modo che non ci siano dei conflitti forti di etnie, di religione, eccetera. Quella musulmana è la religione predominante, ma c'è rispetto, ecco, c'è rispetto per le altre religioni. E quindi niente, la casa sì, puoi trovare un nominee e quindi a quel punto vediamo un freehold. Allora, su località come Binghine, Uluwatu, Canggu, mi sono informata, non è che una camera da letto va dai 150.000 ai 200.000 euro. Camera da letto significa camera da letto, patio, cucina e giardino, una casetta, diciamo. Invece, 2 camere da letto in generale vanno dai 200 ai 300.000 euro, con una splendida casa. Cioè non è pochissimo, stiamo parlando di un mercato immobiliare in grossa crescita. Sì. Però continuano a costruire, evidentemente vuol dire che continuano a vendere. Quindi anche chi vuol venire lì a investire e comprare una casa per affittarla per dire ai turisti, la casa è sempre di proprietà dove un balinese. Sì, oppure ti prendi 20 anni e l'affitti per quel coso, però devi avere questa possibilità, quindi nel contratto, guardare bene sempre i contratti, l'atto è fatto soltanto in indonesiano, andare da un notaio innanzitutto, però a volte anche il notaio chi ne sa, quindi l'atto in indonesiano, poi ti fanno una copia in inglese, però l'atto valido è quello in indonesiano. Tu comunque chiedi, il notaio ti tutela, non è che non ti tuteli, e se hai bisogno di riaffittarlo lo puoi riaffittare, c'è questa clausola, e soprattutto lo puoi rivendere, nel senso tu decidi di starci 5 anni e poi cambi idea, torni a casa, hai 15 anni che è un ottimo periodo di tempo appetibile e lo rivendi. Conosco persone che hanno preso dopo 20 anni, 30 la nazionalità indonesiana, la cittadinanza indonesiana, quindi in quel caso è chiaro, prendi il freehold, altrimenti apri un'azienda, come dicevo prima, di ownership di proprietà straniera e a quel punto diventa un asset, diventa una cosa un benefit dell'azienda, un bene dell'azienda, scusa, e quindi a quel punto sì, puoi averla. Quello che non consiglio al momento è aprire un ristorante, sinceramente. Qua a Bali c'è di tutto, ne aprono, ne chiudono, anche molto belli, gente che aveva di mestiere, non improvvisati, gente di mestiere che veniva qua, che lo aveva già fatto altrove, quindi che sapeva il fatto suo, poi per qualche strana ragione non ha avuto fortuna. Quindi insomma, i ristoranti magari no, qualcos'altro. Non saprei cosa dirti qua, nel senso che piuttosto andate a Sumba, Roté, ci sono delle isole nuove, Flores non ci sono tantissimi ristoranti italiani, ce ne sono alcuni buoni, ma non tantissimi. Cioè, investire su una propria attività da un'altra parte. Qua però hai le scuole, dipende un po' anche tu come sei, se sei single, se sei avventuriero, se sei giovane, se sei anziano, dipende da te. Non c'è una regola e non c'è una ricetta, no? Né per la felicità né per il senso della vita. L'equilibrio, vengono qua in tantissimi a Ubud a cercare l'equilibrio interiore, quindi accalappiati da santoni, guru, retreat, silenzio, quello e quell'altro che gli spilano un sacco di quattrini, magari l'equilibrio ce lo facciamo interiore, piuttosto un buon psicologo, cioè hai capito? C'è tanto mercato in quel senso lì. Dopo il film Mangia Prega Ama è successo il putiferio qua, un sacco di Ketut, il famoso Ketut del film o del libro è morto da mo' che è morto, però ci sono tantissimi Ketut e questo sono andata da Ketut. Ma come sei andata da Ketut? È morto Ketut, è morto, cioè, è tutto così, insomma. Quindi attenti ai imbonitori dove ci sono, che poi loro sono simpaticissimi ma sono anche dei furboni la sanno lunga, ma fanno bene. Finché c'è trippa per gatti, loro sì, diciamo che allora un'altra cosa che qui non mi piace a me per una questione etica è il mondo della commessi. Qui si svolge tutto tramite commissione, quindi anche se si è amici non c'è un favore ad un amico come facciamo noi ti trovo una casa, ti faccio un favore. No, trovo una casa, mi prendo la commissione. È legale, tra virgolette, non so come dire. Quasi Se un tu obbligo. fai un favore a uno, quello te la dà di default, sì. Quindi insomma, questo non è molto piacevole. Magari ti portano in un ristorante e hanno la commissione. Quindi insomma, stare sempre un po' allerta, come sempre. Tutto il mondo è paese, noi siamo italiani e quindi capiamo tante cose. E come cibo, anche per far capire magari a chi non c'è mai stato lì cosa si mangia e anche i costi, perché anche lì i costi cambiano di tanto secondo quel che uno mangia, no? Certo, allora il cibo buono a me piace, sì, a me piace, gustoso, non è molto vario come la cucina indiana o thailandese, però ha più o meno gli stessi piatti, ma si mangia bene. Allora si può mangiare un nasi goreng anche a 15-20 mila rupie, tranquillo. Diciamo che nei posti dove andiamo noi, che non sono proprio il warung di strada, che magari ti fa venire il Bali Belly, il famoso Bali Belly, cioè l'influenza intestinale, quindi diciamo warung puliti, ma sempre semplici, con 40-50 mila. Diciamo che con 10 euro mangi, 10 euro mangi un completo pasto, la birra, le cose dolci magari.
E poi se vai a salire c'è anche il fine dining, qua lo spettro è altissimo, cioè vai dal barung locale al fine dining e ce n'è tantissimo, quindi lì puoi spendere anche 100 euro, tranquillo, va un po' a te. Noi mangiamo spessissimo fuori, quando mangiamo in casa mangiamo italiano, quando siamo fuori mangiamo anche italiano delle volte per cose che non sappiamo cucinare, io non so cucinare, è il mio marito che fa il tutto, e quindi si va a mangiare magari una buona lasagna, e però è abbastanza semplice, e anche questo crea socializzazione, cioè ci si vede, ci si telefona e si va a mangiare fuori, quindi non devi fare la cena, eccetera. Noi siamo abbastanza aperti come casa e quindi invitiamo tantissimo, ma non sono tanti gli stranieri soprattutto che hanno questo tipo di disposizione degli italiani, no? Loro non invitano tanto gli olandesi, gli svedesi, non hanno quell'approccio, i balinesi anche, quindi ci si vede fuori. Ci sono vari piatti tipici, il nasi goreng, che è il riso fritto all'indonesiana, con uova, cioè c'è l'uovo sopra, anche pesce, le verdure, il pollo, il mi goreng, che sono le noodles, cioè gli spaghetti fatti nello stesso modo. A volte tu ordini il nasi goreng e ti portano il mi goreng e ti mangi il mi goreng. A me piace anche il pesican, per esempio, il pesce cotto nella foglia di banana, è tipico balinese, non è indonesiano. Poi il nasi champur, che è un riso bianco con tutte le verdure, tofu, di tutto, di più. Ecco, qui c'è tantissima varietà per i vegan, vegetarian, quindi c'è anche il gluten free, a Ubud sono molto avanti in questa storia. Infatti a volte fai fatica a trovare un hamburger di carne. Hanno aperto un ristorantino qua e gli ho detto hamburger di lenticchie, e no, ho detto, io non vengo più se non mi fai hamburger mi hanno fatto l'hamburger di carne, adesso nel menù burger di carne, la birra che non c'era e lo zucchero bianco, fai fatica anche ad avere lo zucchero bianco qua perché sono tutti salutisti, quindi insomma attenzione alla salute c'è, non attenzione all'ecologia per il momento. Plastica dovunque, no, non so se hai notato, plastica dovunque, siamo molto lontani, cominciano con i bambini nelle scuole, ma sono i bangiari, i capivillaggio che devono assolutamente spingere sull'acceleratore in questo senso, perché sennò non arriviamo da nessuna parte. I mari sono pieni di plastica, non sempre, soprattutto nella stagione delle piogge, le spiagge idem con patate, a volte tu ti metti a raccogliere ma ti senti solo in un mare di cose, cioè incompreso, e non lo puoi neanche tanto fare perché il volontario non è contemplato, cioè non è che puoi decidere che tu ti metti a pulire tutte le risaie da solo, no, devi chiedere il permesso al banjar, cioè c'è tutta una storia, puoi prendere 2 o 3 pezzi di plastica sulla spiaggia, questo sì, ma non è che puoi farlo, ci vuole una trafila e devi chiedere il permesso, quindi salute Bali fino a un certo punto, ecco, non è questa la ragione per cui vieni qua. Ma lì se uno venisse da pensionato, a parte la distanza che c'è, però tanti vanno comunque anche in Thailandia, no? Lì ci sono delle agevolazioni sulle pensioni, sai se si paga meno tasse rispetto a qua? Meglio la Thailandia, premetto. Allora, io non lo consiglio ai pensionati. C'è un visto pension, retirement visa, che puoi prendere a 55 anni, quindi non è tanto legato alla pensione, tu puoi prenderlo anche se lavori, cioè non puoi lavorare qua. Magari hai degli income dall'Italia, non è necessario avere la pensione ed essere arrivato alla nostra età pensionabile. A 55 puoi avere il retirement visa. Dura 1 anno, te lo fanno le agenzie, devi dimostrare di avere un tot nel conto bancario, di avere una penbantu, che sarebbe la signora delle pulizie, e un affitto. Questo è quello che devi dimostrare. Poi le agenzie a volte fanno tutte queste pratiche per te e ti agevolano. Questo si può fare se tu hai per esempio dei redditi, oppure addirittura sei uno scrittore, sei un nomade digitale, ma a 55 anni forse quello è il visto per te. Io non lo consiglio per una semplice ragione, magari fino ai 65, 70 sì, oltre, o soprattutto se hai delle malattie, no. Il servizio sanitario qui è ancora molto lontano dai nostri standard, ma non ti parlo di standard europei, anche asiatici, cioè a parte Singapore, ma anche Kuala Lumpur molto meglio, Thailandia non c'è paragone, ma si va in Thailandia se hai bisogno. E sai qual è il problema? I medici specializzati chiaramente, ma la diagnostica, cioè sono gli strumenti obsoleti, e io te lo dico per esperienza perché ci sono passata, cioè io ho avuto un tumore al seno diagnosticato in Italia, quindi quando è stata una visita che avevo fatto appena partita, io ho voluto fare tutto qua, quindi ho fatto degli approfondimenti qua e non vedevano niente, quello che vedevano in Italia qui non si vedeva nell'ecografia. Poi con la risonanza magnetica l'hanno visto e poi ho voluto fare pure l'operazione qua, e a metà operazione non era ancora cominciata, ero praticamente mezza già sedata, ho visto i capelli del medico che si alzavano tremendamente e ho detto: scusi dottore, non è che non vede niente nell'ecografo e apre? Perché se non vede niente non si preoccupi, non apra. E lui è rimasto sollevato, ha detto: non vedo niente, facciamo che cancelliamo l'operazione. Io sono uscita, via, sono volata in Italia,
ho fatto la radioterapia tutto lì, mi è andata di lusso, che è successo praticamente quando stavo per arrivare, cioè ero appena arrivata, quindi non ero ancora iscritta all'AIRE, quindi ho potuto usufruire del servizio sanitario italiano, perché altrimenti sarebbe stata una bella batosta. Se ti si rompe un braccio non c'è problema, se ti viene una malattia tropicale, la dengue fever, che qui è endemica, anche la chikungunya, che è una specie di dengue ma non ha il problema delle piastrine che si abbassano, no? Il tifo, non c'è problema. Io vedo tanti colleghi che sono mancati giovani e non si capisce neanche tanto perché, oppure vado in azienda e mi dico è mancata mia nonna, dico caspita, quanto ne aveva, mi dispiace tanto, è un poco meno di lei, di te, si sposano molto giovani, fanno 4 figli eccetera, e io ho detto ma ti potessino, di che cosa è morta la nonna? E loro ti dicono no, forse di TBC, di TBC, forse di meningite o forse di heart attack, di attacco cardiaco. E no, gli dico l'attacco cardiaco è la difincite, capito? Il nulla, perché il medico non gli spiega e loro non chiedono. Vanno al Balian, vanno dal Santone fino a un certo punto, fino a che possono, poi quando invece la situazione si fa grave è troppo tardi. E quindi questa è la cultura e c'è ancora tanta strada da fare. Il sistema sanitario è quello. C'è una sanità privata, ce n'è anche una locale, quindi con questo BPJS, l'assicurazione che io ho, posso andare se succede un problemino, ma io ho un'assicurazione privata, come tutti qua, ecco, che mi consente invece di pagare i costi, perché poi gli ospedali sono spesso privati e costa. Se ti viene un ictus, è successo ad una signora, ha speso non so, centinaia di migliaia di euro per essere, poi purtroppo è mancata, ma cioè voglio dire, per la famiglia anche, oltre che per te, è una botta pazzesca. Quindi anche no. Oppure se non sei residente qua, ma sei affiliato al sistema sanitario italiano, c'è l'Australia. L'Australia con il nostro sistema sanitario è connessa, quindi ecco perché tanti che vanno lì in vacanza non hanno bisogno di fare nulla, quindi insomma bisogna informarsi bene e questo è un passaggio da fare, magari con l'evacuation, con l'evacuazione aerea. Poi posso dire essere un po' fatalisti, cioè io sono un fatalista, nel senso che forse questo l'ho imparato anche qua, meglio vivere bene fino a un certo punto che purtroppo avere una società di ottuagenari, nonagenari come abbiamo noi in Italia, e vivi a lungo ma male, no? Finché vivi decentemente si vive, poi vada come vada. E queste cose, per esempio l'isola è bellissima, è un sogno, no? L'isola, ma al Covid hanno chiuso l'aeroporto internazionale per 1 anno e mezzo, mi sembra, comunque tantissimo tempo. Se succede qualcosa, che succede? Ma non solo a te, a qualche tuo parente, tu non sei in grado di partire e di raggiungerlo, ti senti un po' prigioniero. Oppure Lagung è un bellissimo monte, ma è un vulcano attivo. Nel 2017 ha fatto un bel botto e quindi aeroporto chiuso, noi con le mascherine, i guanti, le cose, gli occhiali, i figli sempre a scuola col kit di emergenza. Insomma, l'isola è l'isola. Ecco. Sì, il vulcano lì è una bella bomba. È grande, l'hai visto, è alto, bello, è bellissimo. Io lo vedo da qua, mi ispira al mattino, perché è un vulcano sacro, quindi insomma, in teoria dovrebbe stare bravo. Speriamo che sia bravo. Senti, visto che te sei un'esperta appunto di Bali, che ci vivi da tanti anni, che dai tanti spunti interessanti sul tuo blog e sul sud-est asiatico, no? Ti volevo chiedere quali sono i passi che te consiglieresti di fare a quelli che vogliono trasferirsi lì, perché magari uno, anche se viene lì, gli piace, ma poi magari non sa da dove partire, no? Certo, ma allora, prima di tutto fai la lista. Io sono la regina dei piani B e delle liste, quindi fatti la lista con i sogni, le tue competenze, le tue esigenze, le possibilità economiche anche, e scrivi. Poi ti informi accuratamente tramite gli amici, chi c'è stato, e sul web. Non troppo web, perché poi a volte le informazioni sono un po' contraddittorie, quindi poi ti fai confusione. Quelle giuste, i siti giusti. Poi fai qualche blitz sul luogo, non cortissimo, magari un po' più lungo, in diversi periodi dell'anno. Cioè io da quando ho deciso, quando sono arrivata, sono poi passati 8 anni, sono venuta tante volte anche con mio figlio, perché doveva piacere anche a lui, cioè aveva 3 anni, aveva 6 anni. Poi, una volta valutata la questione economica, se riesci a farti un anno sabbatico, a mettere dei soldini, è la cosa migliore, perché vedi di persona. Altrimenti cerchi lavoro prima di partire, quindi rivedi curriculum, tutti i cosi, fai magari un video di presentazione, vai sui siti, link, cioè agisci. Poi il trasferimento è un lavoro, quindi devi essere carico, emotivamente carico, e quindi poi partire e lasciarti poi tutto dietro le spalle, senza grossi problemi e rispensamenti, perché ogni scelta presuppone dei sacrifici e delle rinunce, ma anche delle scoperte, quindi poi fai un balance. Quando arrivi nel nuovo posto, io sono connessa con l'Italia, nel senso che comunque leggo le notizie, sento gli amici, però l'Italia l'hai lasciata dietro le spalle, cioè tu devi stare qua e connetterti con gli expat, perché sei venuta qui per quello anche, con i balinesi, se riesci a imparare la lingua, e a quel punto diventi adattabile, cioè non pensare di trovare l'Italia qua, cibo, inquinamento, se ti cominci a lamentare appunto per l'inquinamento, per quello, per quell'altro, meglio se non parti, perché questo non è il paradiso, cioè Bali non è mica il paradiso.
condiviso a tutto tondo, ci sono i pro e i contro, è comunque un bellissimo posto dove stare secondo me. Poi a un certo punto devi andare nel dettaglio, quindi vai nei visti, vai a vedere cosa devi fare, i costi delle case, devi scegliere le scuole se hai dei figli e capire, cioè informarti, e una volta che hai fatto tutto butti. Mio figlio aveva 8 anni, eravamo felici in Italia, noi avevamo amici, il lavoro, e lui mi diceva io vengo per un anno, perché era molto preoccupato per l'inglese. Poi da quando siamo arrivati a luglio a dicembre sapeva perfettamente l'inglese. Adesso Bene. è madrelingua inglese, quindi il problema è l'italiano, dimentica l'italiano, gli accenti, le cose, un disastro. E io ho detto un anno, eh? E lui ride, cioè felicissimo, non vuole venire in Italia. Ha finito il liceo e è andato ad Amsterdam a fare l'università. Lui è provato ad andare ad Amsterdam, ha fatto International Business, gli esami bene, tutto a posto. A febbraio ha alzato la cornetta, ma qui fa freddo veramente. Non aveva mai visto l'inverno. Ma tu pensi che io voglia essere depresso per 4 anni? Vuoi un figlio depresso? Ma no. E quindi è tornato a bomba, adesso sta aspettando il visto per l'Australia. Lui dice mi piace di più questa parte di mondo. A me dispiace perché io sono europea nell'animo, nel senso che la cultura europea è quella che mi manca di più, no? L'imprinting. E dargli questa opportunità era una cosa, però noi gliel'abbiamo data, poi sarà lui a scegliere, no? Certo, cosa vorrà fare della propria vita. E va bene così. E poi è bello, nel senso, cos'è qua il valore aggiunto? Al di là della natura, del clima, dell'essere sempre in sandali o scalzo nelle case, e la comunità expat anche, cioè questo miscuglio di lingue, a me che piace parlare le lingue, quindi in una tavolata, cioè tu parti in quarta, uno l'altro, cioè fai champur, fai un mix e va bene così, e ti capisci sulle cose essenziali. È trasversale anche l'età, noi ci si trova al tavolo con giovani, io frequento gente di 10-20 anni meno di me con tranquillità, regolarmente, ma in Italia addirittura i mestieri facciamo, no? Sì, è vero, è vero. Siamo più inquadrati, quindi questo è un grande valore aggiunto che si dà ai figli. Ai figli regali un sogno, regali un vero sogno, perché loro crescono così, cioè la mentalità è apertissima, capiscono anche tante cose, i silenzi, qui devi sapere leggere il silenzio. La gente mica ti dice di no, il no non esiste, quindi tu da un silenzio, da un sorriso, in un certo modo tu capisci che è un no. Non vogliono contrariare, non vogliono perdere la faccia, non puoi mai urlare, se urli sei dalla parte del torto, nonostante tu abbia ragione. O ti integri o è meglio se torni a casa, nel senso, o stai nella tua bolla. Le scuole come sono lì? Sono buone o comunque fino a un certo livello? Le scuole sono buone, ci sono vari tipi, ci sono anche le homeschooling, tra l'altro, per chi crede in questo tipo di didattica. Sono care, le scuole internazionali sono care, quindi io fortunatamente ho un figlio solo, probabilmente se ne avessi avuti 2 non sarei partita. Diciamo che vanno sui $6.000 all'anno la retta, e vai a crescere sulle high school, arrivi anche a 8.000, 9.000. Poi ce ne sono di più care, ce ne sono da $36.000, ce n'è una in particolare che è molto famosa, soprattutto per gli americani. Mio figlio ha fatto la scuola Ubud per le elementari e poi a medie e liceo è andato a Sanur ed è molto valida. Hanno il Cambridge Curriculum. Sanur, diciamo, è la location dove ci sono più scuole insieme a Canggu e a Seminyak. Un problema di Bali è che non ci sono trasporti pubblici, quindi ci sono i Grab, ma poi a 17 anni possono guidare sia macchina che moto, quindi prendono la patente, quindi sono indipendenti. Comunque l'isola è molto tranquilla, l'isola è sicura, al momento c'è qualche furto che comincia a Canggu in alcune aree, ma l'isola è fondamentalmente sicura, la gente è buona, è controllata dal Banjar, e se tu sgarri sei fuori dal villaggio, quindi questi Banjar, questi quartieri, comitato di quartiere, che regolano le loro leggi all'interno, quando c'è una diatriba, cioè non è che ti rivolgi al vicino, devi chiamare il Banjar viene, ci si siede tutti a tavola, tu dici la tua posizione, lui dice la sua, e il Banjar fa una valutazione e consiglia. Sarebbe un po' il capo quartiere, sarebbe. Sì, è il capo quartiere, è proprio così. E ne fanno parte di questo Banjar tutti gli uomini che si sono sposati. Quelli non sposati ancora, cioè non parte attiva, fanno parte tutti, ma non sono parte attiva. Da quando ti sposi comincia il tuo calvario, come dicono i colleghi, nel senso che devi partecipare alle cerimonie, lavorare, le donne devono cucinare, si svegliano alle 4 del mattino, loro arrivano in ufficio alle 8 e hanno già fatto tantissime cose, distrutte delle volte durante le cerimonie. Comunque è un paese sicuro, non c'è furti, non c'è criminalità. Pochissimi. Tante volte il motorino dimentichi la borsa sopra certo in alcune aree molto turistiche adesso è diverso, però fino adesso è stato così. A Ubud è tranquillo anche per le donne sole, ci sono tantissime viaggiatrici giovani da sole ed è un posto che consiglio. Prendi i Grab sono sicuri,
Nei posti turistici si è sentito di furti di cellulare mentre uno sta guardando, sai, Google Map per dire nella moto, quindi stare attenti a tenerselo stretto. E a volte la borsetta che hanno arraffato, diciamo, quindi il rischio è di cadere giù dal motorino, oltretutto. È successo rarissimamente. Stare comunque sempre attenti anche nei mercati, insomma, non siamo nel paese del Bengodi, siamo sempre in un posto dove magari la popolazione ha anche dei bisogni economici, anche se non c'è povertà estrema, assolutamente. I balinesi, con questa idea del turismo che gira tutto l'anno, sono benestanti nel loro modo, stanno bene, non hanno mai problemi di cibo. Quindi sì, no, la sicurezza direi di poterla consigliare. E poi ci sono anche delle regole, come dicevi prima, abbastanza severe, anche lì sono abbastanza rigidi. Pena di morte, ragazzi, la droga bannata. Vi prego, non fate le stupidaggini, perché una tanto ne beccano uno che si fuma una cannetta, poi 5 anni, poi ti sbanchi, cioè le famiglie 50.000 euro devi dare subito, cioè entri dentro in un loop da cui non fuoriesci, quindi nessuna leggerezza a Bali. Punto. Poi ci hai detto anche già parecchio anche dei balinesi, però ecco, 2 parole sui balinesi per spiegare un po' a chi non li conosce come sono. I balinesi sono molto orgogliosi, anche se non sembra, nel senso che loro tollerano, vedono di tutto, loro vedono di tutto qua succede di tutto. Però quando tu fai una foto, e questo è successo tantissimo, questi selfie magari mezze nude, le donne bellissime che arrivano da ogni parte del mondo davanti a un tempio, oppure a questi baggià, sai, questi alberi bellissimi foderati, e magari si facevano un selfie, questo è un albero sacro, cioè loro niente, tranquille, e quindi li hanno fatto pubblica ammenda, le hanno deportate il giorno 2, hanno dovuto pagare, hanno dovuto chiedere scusa davanti ai social. Poi a livello di presenza sono molto carini, molto simpatici, io mi trovo bene, proprio perché sono un po' come noi, diciamo buontemponi per non dire un'altra parola, e quindi si chiacchiera molto, si scherza, le battute le capiscono, se c'è bisogno di aiutarsi si aiutano, c'è un problema serio, loro ci sono, anche per strada se è un incidente caricano subito il turista nel camioncino e se lo portano via all'ospedale, cioè non c'è bisogno di aspettare, non è che lo abbandonano lì o lo derubano, ecco. Quello che riesce difficile è proprio l'interazione totale, nel senso che la mentalità è proprio diversa, allora quello che piace a loro non piace a noi. Poi c'è gli uomini e le donne molto separati, gli uomini scommettono molto anche se non sarebbe permesso, i galli, i combattimenti di galli è lo sport nazionale, quindi tutti di nascosto, all'inizio era di nascosto, ma poi io qua dietro ce n'è uno, saranno 200 e poi i galli con addirittura sai l'uncino, cioè sembra un popolo molto tranquillo, ma poi c'è questo animismo, questo lato dell'animismo che è dentro di loro, quindi loro a volte pregano e tu dici pregheranno gli dei, molti pregano i demoni perché non arrivino, hai capito? Hanno più paura dei demoni che a volte rispetto degli dei, e quindi un balance, no? Queste forze oscure sono molto presenti, hanno paura dei fantasmi, quando ci sono le scosse di terremoto, ecco un'altra cosa che qui succede spesso, scosse di terremoto, ne abbiamo sentite parecchie in questi anni, nel mio ufficio a momenti si ammazzavano, sono arrivati in centinaia, si pestavano, appena trema la terra per loro sono i fantasmi, e quindi questa cosa qua permea la loro cultura e quindi credono molto anche nei guaritori, nella notte, è interessante. Poi interagiscono con gli altri, ci sono tante coppie miste, quindi la balinese che magari è sposata o il balinese che è sposato con una expat, ce ne sono, che hanno un'attività insieme e loro sono più vicini chiaramente, quindi si fanno delle cene insieme, sono più vicini perché fanno più o meno le nostre cose, la chiacchiera, si parla di politica, mentre qui alcuni argomenti sono tabù, non so se non gli interessano, non ne vogliono parlare, ma non ne parlano. E poi secondo me quello che è molto importante qua è che è un pro assoluto, la cultura, cioè nel senso che l'isola ti offre uno stile di vita molto tranquillo, isolato, tu puoi leggere libri, quello che vuoi, e una movida, quella è la movida dei locali, ma anche tantissime mostre, eventi culturali, c'è il Food Festival, vengono da tutto il mondo gli scrittori di tutto il mondo, ma nomi forti, poi ci sono esibizioni di arte, arrivano da New York, quindi tu puoi stare nel tuo antro tranquillo, ma puoi anche usufruire di una parte culturale che non è indifferente. Oppure bellissimo, a marzo, dalle 6 del mattino dell'11 di marzo al mattino del 12 alle 6, tutto chiuso. Non so se sei stato mai al Niepi. C'è il Niepi che è il capodanno balinese, quindi l'aeroporto internazionale è chiuso, tutto chiuso, tu stai in casa ed è tutti gli anni a marzo, cambia il giorno, quindi no internet, no lights, nessuna luce, 24 ore di introspezione, quindi tu non devi fare attività di lavoro ed è bellissimo, cioè tutto candele, qua c'erano delle stelle incredibili e soltanto a Bali succede questo, ma tu pensa per un giorno staccare da tutto e non poterlo fare e c'è un silenzio pazzesco. Ci sono i Pecialan che sono questi guardiani, sempre del comitato di quartiere, cioè che passano con i manganelli e tutto e guardano se sei uscito, se per caso tu non lo sai, perché non lo sai, con i turisti sono un po' magnani, li riportano a casetta,
così col manganello che ruota, però non fanno niente chiaramente. Però insomma non devi uscire, ecco. La cultura loro è molto particolare, ci sono un sacco di cerimonie, la limatura dei denti, cioè puoi come turista e anche non come turista partecipare a tanto della loro cultura. Loro sono aperti a quello, non è che lo fanno per loro. Se tu vuoi partecipare sono molto contenti. Anzi, io sono invitatissima a tutti i matrimoni, 100 colleghi. Tu fai conto che i colleghi giovanissimi hanno già 4 figli, perché qui i figli sono minimo 4 e li fanno tutti. Quasi tutti. Si chiamano tutti uguali, maschi e femmine tutti uguali. Quindi il primo è Wayan, o Putu o Gede anche, ma diciamo Wayan. Il secondo è Made o Kadek. Il terzo è Koman o Nyoman. E il quarto è Ketut, perché ha un nome solo, il quarto vale poco, non va neanche a scuola, non lo fanno andare fuori neanche a scuola. E poi si ricomincia. Il quinto, perché a volte hanno 15, è di nuovo Wayan. Maschio o femmine. Quindi nel mio cellulare non ti dico la marea di Wayan, e poi mi dico, ma Wayan quello che vive laggiù. E poi come distingui i maschi dal femmine? I e Ni. Cioè davanti al nome poi ti distingue il fatto che tu sia maschio o femmina. È bello anche questo, no? Loro sono proprio diversi dagli indonesiani, diversi da tutti, e non credo che accetteranno mai di cambiare. Cioè sono stati colonizzati dagli olandesi, no? Per parecchio tempo gli indonesiani, e quando gli olandesi sono arrivati a Bali, tutti i principi di Bali si sono vestiti di bianco con tutte le gioie davanti, hanno fatto un puputan globale, mogli, figli, un harakiri, e si sono buttati a mare mentre gli olandesi arrivavano per non soccombere, piuttosto che non cedere. Quindi questo è il balinese in realtà. Anche loro sembrano tranquilli, poi dietro succede di tutto, nella famiglia succede di tutto. Al cubano, al giamaicano, la quantità di testosterone tu la vedi, no? Non so. Al brasiliano, la brasiliana, parliamo di tutti e due. Qui sembrano pacifici, e a lei invece è una telenovela incredibile. E io dico, no, di nuovo. Cioè, hai capito? Per me che so sempre le cose da dietro le Sì, non lo diresti mai, è vero. Mai, non lo diresti mai. E quindi anche in quello nascondono delle sorprese. Poi il clima lì com'è? Il clima è ottimo per me. A Ubud c'è tanta umidità per chi non ama, nel senso che piove tanto. Allora, la stagione delle piogge va da ottobre a marzo, diciamo. Da aprile è la stagione secca, quindi è più caldo nella stagione delle piogge, più caldo umido, no? Adesso, per esempio, luglio e agosto sono mesi bellissimi per il turista, nel senso che c'è il venticello, sono mesi tranquilli. L'acqua io la trovo fredda, quindi non sto facendo il bagno perché mi sembra freddo, e tutti mi dicono, ma sei matta? Perché per noi è fresco adesso, io giubbottino in moto, e loro girano con i guanti, li hai visti con i guanti sempre per non abbronzarsi, perché loro vogliono rimanere bianchi, quindi chi si abbronza secondo loro fa un mestiere, diciamo, all'aria aperta, un mestiere umile, quindi tentano di rimanere bianchi il più possibile. Però diciamo che il clima è buono, fa caldo molto, cioè non devi soffrire il caldo, dipende a che cosa piace. Io soffro il freddo, quindi in Norvegia soffrirei, e quindi anche questo è nella valutazione del posto. Pensa che fa caldo, ci sono le arie condizionate, ci sono i ventilatori, però poi per strada quello è, e soprattutto Sanur fa più caldo che Ubud, quindi se devi lavorare a Sanur non è facilissimo, ti devi muovere. Questo è un altro punto da verificare. Poi ci dicevi prima dei terremoti, no? Che lì comunque ci sono, quindi va considerata anche questa cosa. È nel Ring of Fire, è nell'anello di fuoco, Bali, in Indonesia, è nell'anello di fuoco, nelle placche, quindi si assestano, non ci devi pensare. Ci sono anche tanti serpenti, i serpenti ci sono, e anche molto velenosi. Ci sono i cobra, innanzitutto, ci sono i serpenti di risaia, e io il giorno 2 che sono arrivata in questa casa ho sentito uno e quindi pensavo fosse il mio gatto che era scappato per 4 giorni perché abbiamo traslocato, e invece mi sono visto un serpentone enorme che vagava qua, l'ho filmato, bisogna filmarli, perché poi c'è Ron, un inglese che si occupa di serpenti, che eventualmente se c'hai il serpente che non va via di casa lo contatti e viene a liberarlo, però devi vedere dove va. Quindi l'ho seguito e l'ho visto dove andava. Poi con il mio vicino di casa balinese ci siamo messi con i, come si dice, gli antinsetticidi, che era finito in un buco, 2 antinsetticidi, uno lui e uno io, e poi il giorno dopo è venuto alle 6, è entrato in casa e l'ha tirato fuori con uno stick e l'ha buttato in risaia dall'altra parte, era mezzo tramortito, poi vivo o morto non lo so, intanto non ce l'avevamo più in casa. Quindi insomma anche questa cosa qua, le cucine sono all'aperto, quindi topi, cioè siamo nella giungla, siamo nell'isola tropicale, abbiamo le palme, i banani, è tutto bellissimo, ma c'è il balance, no? La posizione dell'aeroporto è anche un altro pro, sei nel centro del mondo, cioè nel senso che tu hai un weekend lungo, vai a Bangkok, vai a Hong Kong, vai a Ho Chi Minh, vai a Singapore, magari ogni tanto c'hai voglia di città e puoi fare questa cosa qua, e poi comunque sei collegato con tutti i voli, cioè Qatar, cioè ti porta a Doha, Italia, hai tutte le compagnie aeree, è un aeroporto grande, tantissime isole anche intorno. Si dice a Bali il mare è brutto, allora ci sono dei posti in cui il mare è bello, ma pochi effettivamente, nel senso che non sono tantissimi su Bali,
Bali, però hai l'isola alle Gili, hai Lombok, Kuta Lombok, adesso si è sviluppato tantissimo il sud di Lombok, in un attimo sei lì, hai Flores, a parte i dragoni di Komodo, ma hai di tutto, lì sotto c'è di tutto per chi ama le immersioni, sei in una buona posizione, c'hai Giacarta, noi per esempio abbiamo un negozio a Giacarta, quindi io devo andare spesso, non troppo volentieri perché è una metropoli non bella, non è come Bangkok, però insomma ecco c'è tutto. Poi hai i supermercati anche qua, quindi vuoi comprare italiano, costa, perché comprare italiano, la pasta, tutto quello che è di importazione costa, però c'è il vino, mi manca, buono, a costo buono, decente. Io figurati, ho una casa nel Monferrato e quindi in mezzo alle vigne, tu figurati con niente hai dell'ottimo vino e poi dell'ottimo cibo anche, e quello sì, per carità, quello manca, ma è normale. cioè quando andiamo lì ci ammazziamo di cibo e di vino, perché qui è caro, cioè trovi anche quello di ottima qualità, ma cioè, paghi uno sproposito. Per fortuna c'è la Bintang. La Bintang, grande. Birra, ecco. Succhi di frutta di tutti i tipi, c'è una varietà di frutta incredibile e quindi ottimo, cioè anche per i bambini. Se c'è qualche altro però si aggiunge, poi anche i contro, così si riassumono un po' tutti insieme. Allora, il contro abbiamo detto già sanità, assolutamente, malattie endemiche, dengue e malattie tropicali. La dengue è una brutta storia, non è facile, cioè ti distrugge un po'. La strada pericolosa, quindi attenzione. L'inquinamento alto e soprattutto ci sono poche strade e pochi trasporti pubblici, quindi l'inquinamento è alto e hai motori antichi, quindi tutto questo crea problemi. La spazzatura, quindi non c'è l'attenzione all'ecologia. Le leggi qui cambiano spesso, quindi bisogna essere molto aggiornati, tenersi in aggiornamento, anche noi che ci viviamo, perché cambiano i vizi, cambiano le cose. Poi queste cerimonie che sono una bellissima cosa da una parte, ma per il lavoro può essere una difficoltà. E poi direi, se c'è un problema tra te e un balinese, tu devi sapere una cosa, ha ragione il balinese e tu ti devi comportare di conseguenza. Quindi mai aggressivi, sempre un po' remissivi, non è che dobbiamo subire, per carità, però siamo perdenti in questo senso. E poi devi essere un po' fatalista, quindi se non sei fatalista non venire. Animali, cose, c'è caos, c'è caos. È un modo di vita che te lo devi sentire, un po' spartano, destrutturato. A me piace questa cosa qua, nel senso che io, essendo cresciuta in Africa, in questo ambiente cosmopolita, avevo necessità di questa cosa qua. Non mi interessa la forma, non mi interessa l'apparire, qui è una pacchia. Sandali, calzoncini, t-shirt e tu così stai sempre al lavoro come a casa. Questa cosa qua per me è fondamentale, cioè essere easy going, ci si dà tutti del tu perché l'inglese quello è tutto più facile, cioè tu ti trovi vicino ad un tavolo con qualcuno, ti giri e hai fatto conoscenze, magari quello diventa una persona amica. Ora ti faccio l'ultima domanda, che insomma si è parlato alla fine un po' di tutto, così chi vuole avere informazioni su Bali, insomma penso che abbiamo dato un po' di tutto. Ti volevo fare però una domanda a te per chiederti se te sei felice lì, se insomma torneresti in Italia oppure se le tue intenzioni sono di rimanere lì. Assolutamente felice. Allora io ti dico, questa è la mia vita, respiro nomade, ho visitato 50 paesi e 5 continenti prima di arrivare qui. Quindi non è che non avessi visto il mondo ed è stata una fuga. No, io l'ho scelta perché Bali ha queste caratteristiche che ti sto dicendo. L'anno scorso, quando mio figlio ha finito la scuola, è stato un turning point, no? Nel senso che potevamo decidere a quel punto eravamo liberi, non c'era più questa esigenza di rientrare o no. Ci abbiamo anche pensato, ma poi abbiamo detto, la Spagna, Valencia, Portogallo, però poi abbiamo anche un'età, e allora fai i conti con te stesso, nel senso ricominciare, qui si sta benissimo. Quindi è vero che ci sono delle storture, a volte ci lamentiamo, a volte non è più quella di una volta, la Bali di una volta, però tu se fai le vie parallele, se vai in certi posti che sono i tuoi, trovi ancora tanta roba, tanta meraviglia, i paesaggi sono bellissimi, ancora bellissimi. Certo, mi piacerebbe, questo non riesco ancora a farlo, stare un po' più in Italia, magari stare 2 o 3 mesi in Italia e poi però rimanere a Bali per un po', finché la malattia non arriva noi qui stiamo, poi torniamo a casa, bomba, perché abbiamo un servizio sanitario in Italia di cui non dobbiamo lamentarci mai, avrà le sue storture, le sue code, ma ci sono delle eccellenze e tu te ne rendi conto soltanto di più quando sei all'estero. Sì. L'Italia ha dei medici super validi. Gli amici li vedo, li sento, li vengono qua tantissimo. Ecco, il fatto di essere a Bali, io vedo tantissimi amici. Io infatti ho fatto questo sito che si chiama www.apomondoindonesia.com
e ho anche un Instagram Apomondo, ma l'Instagram sono più che altro foto, mentre nel sito do tantissimi consigli per i fai da te, un sito insomma fatto così alla buona, però il mio problema era gli amici e gli amici degli amici che venivano a trovarmi a Bali, era diventato un lavoro, quindi io il lavoro ne ho un altro, è anche abbastanza impegnativo, e quindi ho fatto il sito, c'è tutto quello che io potrei dire, dopodiché mando una mail standard con gli aggiornamenti magari sui siti, sui visti, su delle cose così, e poi se uno vuole metto in contatto con un driver di fiducia se vuole fare delle gite. Il mio ruolo finisce qua, voi scrivetemi, io vi rispondo. Tantissimi mi hanno scritto per le scuole internazionali, su questo sito c'è un post sulle scuole internazionali, quindi potete connettervi sui link che do e chiedere informazioni direttamente, perché la scuola è un punto di partenza importante per le famiglie, non ci si muove se non abbiamo tutelato i nostri figli, non è che possiamo partire così all'avventura quando hai famiglia, cioè devi sempre fare progetti. Io sono una sognatrice, ma sono razionale, nel senso che i piani e i progetti per me sono il giusto equilibrio per realizzare i sogni. Non bisogna smettere di sognare, però non bisogna neanche partire e poi schiantarsi. Se non ci si vuole schiantare, secondo me bisogna un minimo programmare e informarsi. Brava. Poi ognuno ha la sua via. Io qui sono felice, sì, anche mio marito e mio figlio però appunto adesso vuole fare un po' di mondo, vuole provare altrove, ma io credo che tornerà, perché i Bali Kids, come li chiamano qui, alla fine tornano sempre. È difficile dopo che sei vissuto qua, io l'ho detto, è colpa mia, ti ho portato qua. È chiaro che in Olanda poi non ci vuoi andare, Amsterdam mi dice ma è bellissima, Amsterdam è bellissima, però è così, è diventato asiatico. Bene, vi ricordiamo di iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi video con i nostri Italian Globetrotter da tutto il mondo, di mettere un bel like a questo video su Bali, perché insomma Bali si sa che è un paradiso, ci vuole, con la nostra Irina che è stata meravigliosa, ci ha spiegato tutto benissimo. Vi aspetto ragazzi, E vi aspetta là, siamo una botte di ferro. Va bene, grazie ancora. Grazie a te Irina, noi ti ringraziamo tanto per essere stata nostra ospite. Ti aspetto anche a te. Sì, Ciao. Ciao, un saluto alle nostre Italian Globetrotter da Bali. Ciao Irina. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a